Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Oggi continuiamo con la nostra serie di video un po' più brevi, senza tanti fronzoli, senza sigle, senza riassunti, senza bloopers, un po' un ritorno alle origini, appunto. Puoi vedere i titoli dei mazzi che scorrono. Useremo oggi un mazzo stupendo, il John Bauer Tarot, come tutti i mazzi della Lucerna, sono tutti bellissimi, e andremo a vedere quale sarà la situazione economica per te che guarderai questo video, queste due varianti, circa diciamo nei prossimi 5-6 mesi, da equinozio a equinozio, dai, come del resto questo progetto ha intenzione di espandersi. Appunto avrei voluto chiamarlo equinozium proprio perché dall'equinozio di autunno, che è appena passato, fino a quello di primavera, cercherò di mantenere il ritmo per darti appunto giornalmente o un video o un post, e i video appunto cercheranno di riprendere un po' quella che era un po' la linea delle origini, quindi una linea che appunto non aveva tanti fronzoli come sigle, come bloopers, come riassunti eccetera, insomma anche per accontentare una fetta di utenti che avrebbero preferito vedere tornare appunto alle origini. Andiamo a vedere quindi con i nostri mazzi oracolari, facciamo le due varianti come facevo appunto alle origini. Per te che stai guardando questo video, come sarà, come evolverà la tua situazione economica, aspetto dei soldi, da qui, dal momento in cui guardi questo video fino all'equinozio di primavera del 2024 ovviamente. Allora, mettiamo anche una carta dell'oracolo degli spiriti della natura, molto bello. Come evolverà la tua situazione economica finanziaria per te che stai guardando questo video? Da qui fino all'equinozio del 2024, ce la posso fare, dai. Vediamo un pochino. Allora, identifichiamo le due varianti con uno xilopalo per la prima e un diaspro dalmata per la seconda. Te li faccio vedere meglio. Xilopalo per la prima, diaspro dalmata per la seconda. Ti do qualche secondo, se necessario stoppa il video e poi parto dallo xilopalo. Ok, direi che si può partire. Nel caso, ti ripeto, stoppa il video. Questa la mettiamo qua in modo che andiamo a vedere. Demetra, lascia andare. La betulla. Allora, sono due carte meravigliose. La betulla è un po' quello che è il bagattello nel tarocco, rappresenta il nuovo inizio, rappresenta la primavera, rappresenta appunto quello che è il rigenerarsi del cosmo, quindi ti dice che comunque l'inizio di un qualcosa è sempre importante, per cui è il modo in cui affronti una situazione che poi va a dare i frutti. Una buona preparazione permette di gettare le basi per quello che è un futuro molto bello, radioso, appunto, molto pieno anche di possibilità. La betulla, tra l'altro, era tradizionalmente impiegata per scacciare le negatività, quindi ti dice magari se hai anche un po' l'attitudine a frequentare un po' l'ambiente esoterico, comunque a interessarti di esoterismo, magari una candelina verde accendila, magari procurati un qualcosa che per te rappresenta una sorta di simbolo dell'abbondanza, insomma cerca di crearti il tuo piccolo rituale, perché comunque qui le prospettive per una crescita ci sono tutte. È possibile che qui ci sia una rinascita in tutti i sensi. Ora, non dico per tutti, ma la betulla rappresenta proprio un seme che viene gettato perché nasca una pianta nuova, quindi per qualcuno sarà un cambio di lavoro, per qualcuno sarà un cambio di mansione, per qualcuno che non ha lavoro sarà il trovare un lavoro, per qualcuno sarà riuscire a fare quella vendita,
per qualcuno sarà il riuscire ad incassare quella tale somma che magari stava aspettando a livello di eredità, a livello di riconoscimento, a livello di, che ne so, anche un mutuo o qualsiasi altro beneficio economico possa arrivare. Quindi qua c'è un cambiamento alla luce di un qualcosa che comunque stai per seminare o si è seminato. Questo mi riporta alla carta di Demetra, lasciare andare, lascia che il seme muoia, perché ti porterà l'abbondanza al tempo giusto. Quindi qui ti dice non arriva subito, però per te c'è un grande incremento che è comunque frutto del tuo impegno. Beh, direi che le prospettive qua sono eccellenti. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dello xilopalo come evolverà la tua situazione economica nei prossimi 5-6 mesi. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo, quale sarà l'evoluzione della tua situazione economica per i prossimi 5-6 mesi? Allora, il carro, beh, carta molto bella, parla appunto di carriera, parla appunto di avvio di una professione, di trasformazione, di evoluzione, di cambiamento caratteriale che rende più determinati e anche di carriera sul lavoro. Insomma, una carta che dà prospettive molto 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 belle. Il re di spade, il 6 di spade, il 2 di bastoni, questa è caduta, ce la teniamo, il 7 di denari, un investimento importante o l'avvio di un qualcosa di importante. Comunque sempre una carta che parla del riuscire a mettere a frutto quello che è il proprio impegno. Anche la carta del 6 di spade secondo me è importante in quanto parla dell'allontanarsi da un rischio rappresentato da un re di spade, quindi forse anche una troppa razionalità che impone anche un certo controllo rigido su quello che è il momento, quindi magari appunto il momento nel quale non ci si può permettere di fare grandi investimenti o nel quale magari bisogna stare attenti a come si utilizzano i soldi, insomma un momento dove deve prevalere una razionalità. L'8 di coppe, la regina di coppe, il 6 di bastoni. Allora, sono carte interessanti, come ti ho già detto mentre mescolavo il mazzo, qui c'è l'allontanamento da una situazione di 8 di coppe sul re di spade, quindi un qualcosa che va a chiudersi. Ovviamente il re di spade mi può rappresentare, come ti ho detto prima, sia un po' il dover tenere sotto controllo quello che è il proprio, le proprie finanze, scusami, e quindi il dover anche cercare con razionalità di amministrare un po' quelle che sono le risorse, ma mi può rappresentare anche un contratto che va a scadere, con un 8 di coppe che è una carta di rilascio, una carta di chiusura, e tuttavia seguono immediatamente nuove prospettive. Un 6 di spade, la carta del pioniere, con una regina di coppe. Non sarà per tutti, ma per qualcuno qua è veramente il chiudere un'esperienza lavorativa in seno ad un'azienda e l'aprire una propria esperienza lavorativa. Certo, la regina di coppe la possiamo associare all'idea di bello, di creatività. La creatività è un qualcosa che forse manca al re di spade, così razionale, così anche estremo nel porre rigidi paletti e rigide regole. La regina di coppe in realtà è molto più libera, molto più creativa, e quindi forse qua ci sta dicendo il salto che tu vai a fare, che ti influenza poi anche in maniera eccellente quella che è la tua vita, perché poi ti porta un 6 di bastoni, che è proprio l'idea di rivincita, l'idea di realizzazione anche alla luce dell'entrata di denaro, 7 di denari, quindi una carta molto pragmatica. Ecco, la regina di coppe ti parla di un qualcosa che ami, di un qualcosa che senti, che percepisci come casa,
Per questo ti dico che nel 90% dei casi si tratta di un lavoro che ti piace tantissimo, diciamo nel 70% dei casi. Nel restante 30% è proprio una tua esperienza lavorativa, in alcuni casi addirittura creativa. Se lavori con la creatività, l'8 di coppe, la regina di coppe e il 6 di bastoni sono carte eccellenti se fai video, se fai grafica, se fai design, se fai moda, se fai pittura, se fai musica, insomma tutto quello che può originare, anche grafica, da quello che è il tuo pensare, il tuo esprimere anche non solo a livello manuale ma anche a livello di sentimento, quella che è una tua percezione dell'universo. Ecco che qui ti dicono c'è un cambiamento importante, probabilmente per molti la rottura dell'attuale situazione lavorativa, o se non hai lavoro la chiusura dell'attuale situazione di instabilità, che ti porta con un carro a viaggiare verso quelle che sono nuove prospettive, nuovi anche stimoli, anche secondo me, con un 6 di spade che è carta appunto di chi è la carta del pioniere, fondamentalmente, la carta di chi scopre anche nuovi modi. Quindi qui c'è un cambiamento radicale che ti influenza in maniera positiva quella che poi è la vita materiale. Il 6 di bastoni è una carta di riuscita, una carta di visibilità, è la carta di chi si mette in luce. Il 2 di bastoni è la carta di chi esercita la volontà, ma allo stesso tempo cerca di non cedere al dubbio, in quanto principalmente una carta di dubbio che deve trasformarsi in dominio. Qual è il passo che non sai fare e che vorresti fare? Beh, fallo, ti stanno dicendo, perché comunque ti porta quella che è una realizzazione economica molto forte, o comunque ti avvia a quella che è una realizzazione economica molto forte. Ci potrei mettere anche le persone che stanno aspettando un rimborso, o quelle persone che stanno magari cercando di ottenere un qualcosa a livello legale, o di divisione di eredità, o di mutui, o insomma qualsiasi cosa sia. Qui c'è da cambiare strategia, perché sicuramente un 8 di coppe sul re di spade parla proprio del mutare l'attuale strategia per aprirsi ad una nuova strategia, un nuovo modo di vedere le cose, quindi magari anche per prendere decisioni risolutive, e con una regina di coppe anche forse non condivise dalle persone che sono attorno a noi. Prendo il caso per esempio della persona che vuole il mutuo e magari lo vuole con la determinata banca, poi alla fine dice oh non me lo dai, basta, cerco un'altra banca, e quello gli dice ma no, ma perché? Basta, no, cioè qui decisioni risolutive che portano ad aprire nuove prospettive che poi ti portano, nonostante tutto il tuo dubbio, a quella che è una realizzazione. Insomma, qua vedo una crescita esponenziale con un qualcosa che senti tuo, anche se fosse un lavoro che fai per un'altra persona, è un qualcosa che senti tuo, oppure principalmente un qualcosa che è tuo. Quindi un lavoro che è tuo. Mettiamoci anche chi deve fare vendite di immobili. Del resto il re di spade mi rappresenta anche un contratto per un qualcosa che si lascia, e per un trasferimento 6 di spade, o comunque un allontanamento dal luogo dove attualmente si risiede, che poi è la casa. Anche in questo caso, nonostante forse qualche tipo di trattativa, qualche tipo di magari forse devi abbassare un po' il prezzo, forse magari devi cercare di imbonire un po' il compratore, insomma qua riesci a trovare quella prospettiva nuova che ti rinnova, nonostante qui ovviamente se uno vende la casa finché non l'ha venduta non è che ne puoi vendere un'altra, cioè ammesso che tu non sia un agente immobiliare, però qui arrivi alla realizzazione grazie a quello che è un, diciamo, anche un tuo sentire interiore che principalmente tu stesso o tu stessa metti in dubbio, però ci arrivi, e anche qui arrivi alla vendita. Dico che però qua secondo me è più presente la parte creativa, o la parte di chi si mette in luce sul lavoro, o la parte di chi cambia lavoro, nonostante, perché il 6 di bastoni è anche una carta di invidie. E quindi ti dico, qua c'è una posizione che viene poi invidiata, perché? Perché alla fine sei stato tu, o sei stata tu a cogliere l'occasione. Se tu chiedi invece per il gioco, secondo me qua grandi prospettive non ce n'è, perché qui è proprio un movimento tuo, è il 6 di spade, proprio l'idea tua di
tuffarti in una nuova avventura, aprirti a quella nuova possibilità, darti quella possibilità, un po' uscire da questi paletti che ti stringono del re di spade, abbandonare, vedi l'8 di coppe, la carta dell'attore, quindi è un qualcuno che alla fine in un certo senso si vende anche e quindi sa vendersi e quindi sa crearsi nuove prospettive, quindi qualcosa che parte da te, che rinnova completamente il tuo lavoro, se non addirittura rinnova proprio il posto dove lavori e che ti porta grande beneficio. Ti ho portato anche gli esempi della causa legale o dell'eredità da dividere, anche qui parte da te quello che è, o della vendita di immobili eccetera, anche qui parte da te l'intuizione, però in generale ci vedo molto più la situazione lavorativa classica dove appunto devi migliorare un'esperienza lavorativa o crearla da zero. Qui è una tua idea fondamentalmente che ti porta poi a quella che è una regina di coppe, dal quale riparte tutto. La regina di coppe è proprio la carta di chi vive in maniera armoniosa l'ambiente circostante, al di là del fatto che alle persone che ci sono accanto può apparire anche una persona estremamente capricciosa, se non addirittura distruttiva. Quindi qualsiasi sia la cosa che non sai mettere in moto, il seme che non sai gettare, l'idea a cui non sai abbandonarti, vinci il dubbio e falla, perché qua c'è successo e c'è anche una bella entrata economica, un bel miglioramento a livello economico. Infine, per qualcuno si tratta anche di carriera, in quanto viene data la possibilità di avere un miglioramento sostanziale all'interno di una realtà che già si frequenta, non immune dall'invidia delle persone attorno a noi, se non addirittura un po' persone che cercano anche di metterci il tarlo del dubbio. Quindi fai attenzione, però in generale la vedo molto positiva, dai, molto bella per te che hai scelto la prima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere la variante numero 2, il Diaspro Dalmata. Flora, rinnovamento. La fusaggine. Quello che queste carte ci stanno dicendo è ben sintetizzato dalla carta della fusaggine. I nostri desideri sono in linea col nostro vero sentire, con la nostra anima, con la nostra percezione del mondo. Siamo veramente convinti di ciò che facciamo, riusciamo veramente a calarci in un susseguirsi o in un fluire, come si dice oggi, di eventi che ci sia completamente affine. In questo caso l'universo ci farà un dono o ci farà dei doni addirittura e la nostra crescita è assicurata. Nuovi progetti di vita, nuove prospettive. Il rinnovamento di Flora ci dice anche che per la primavera probabilmente la tua situazione economica sarà sensibilmente migliorata, ma perché tu saprai entrare in quel mood necessario ad attirare crescita. Quindi sono due carte che promettono un bellissimo sviluppo proprio perché tu sarai in grado di porti nelle condizioni di attrarre l'abbondanza. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata, non mi veniva il termine. Come evolverà la tua situazione economica da qui ai prossimi 5-6 mesi, più o meno all'equinozio di primavera. Allora, questa è la carta della forza, perché nella scuola inglese, anche se questi sono tarocchi stampati in Italia, peraltro bellissimi, ti ripeto, la carta della forza e la carta della giustizia sono invertite e la numero 8 diventa la forza. La carta della forza ripete in maniera estremamente diretta e chiara quello che è stato detto fino ad ora, è l'armonizzazione fra ciò che si vuole e ciò che si è e ciò anche a cui si mira. Una carta di cura, è una carta di cura in senso cura di se stessi, dei propri progetti, non è la cura medica, è la cura
di ciò che vogliamo veramente, la carta fondamentalmente di chi fa palestra, di chi si scolpisce il corpo, la carta dello sportivo anche, e quindi è la carta di chi fondamentalmente è attenta al dettaglio di sé come negli altri, è la carta dell'equilibrio fra il profondo sentire rappresentato nelle carte dal leone o in questa dall'orso e anche l'esprimersi, quindi fra il razionalizzare, fra la razionalità e l'intuitività, questo equilibrio, o se preferisci animus e anima, comunque la carta del perfetto equilibrio che porta poi a vivere, ed è uno dei significati principali della carta della forza, a vivere la socialità o le occasioni di miglioramento di vita in maniera estremamente costruttiva. È la carta dell'amicizia che crea anche le occasioni, è la carta di chi riesce a crearsi occasioni anche a livello lavorativo, perché è anche una carta di miglioramento lavorativo attraverso accordi, contratti, in alcuni casi addirittura matrimoni. Quindi è una carta di crescita, ma perché? Perché si è capito cosa si vuole. Il segreto della forza è questo. Il 9 di denari. Il sole, ci picchia. Dai, incrociamo le dita che la terza sia in linea. L'8 di spade, proprio in linea non è, ma neanche male fondamentalmente. Io non vedo così brutta la carta dell'8 di spade, che è una carta di grande connessione, di ispirazione fondamentalmente, anche se magari può essere una carta che parla forse di un periodo di carenza di mezzi, e qui forse magari dobbiamo un pochino approfondire l'argomento, ma vediamo prima cosa ci dicono le altre carte. La morte. Il re di denari. Il 9 di coppe. Allora, diciamo che qui il miglioramento c'è, soprattutto anche in virtù di una figura maschile, mi verrebbe da dire, che comunque appoggia il tuo lavoro, oppure se sei uomo, delle tue qualità tendenzialmente, tradizionalmente associate al mascolino, la razionalità, anche la forza con cui uno si impone, ma in generale il re di spade, di denari, scusami, rappresenta una capacità di essere lungimiranti a livello economico, però il sole, benché mi esca su questa posizione, spesso è proprio il portare alla luce le possibilità di crescita, e questo portare alla luce si concretizza poi in quella che è una figura che di solito appunto ci offre quella che è una possibilità, appunto. Quindi non sono così sicuro che qui venga da te. Sicuramente tu mi parti da una situazione importante, un 9 di denari, una carta di chi sa cos'è l'autonomia, una forza, una carta di chi sa di cos'è l'equilibrio, quindi equilibrio e autonomia, un qualcuno che ha capito, però magari ti mancano i mezzi. La morte può rappresentare un po' l'imminente anche dover cambiare i propri piani o le proprie strategie, so se stai cercando lavoro, anche il contesto nel quale si cerca lavoro, insomma mi rappresenta un po' un periodo forse non facile, nel quale si deve fare attenzione a come evolve una determinata situazione. Ovviamente questa morte è una carta che parla di un'evoluzione, di una trasformazione, che non deve essere necessariamente il rilasciare l'attuale situazione, ammesso che tu non sia senza lavoro o che tu non abbia fonte di reddito. Però qua poi c'è un sole e un re di denari, quindi comunque qualsiasi sia la trasformazione verso la quale stai andando, o qualsiasi sia la rotta che hai scelto di seguire, qui comunque c'è un'evoluzione che ti porta ad un incontro importante che per te è risolutivo. Ora, tutto bello fino all'arrivo di questo 9 di coppe. 9 di coppe è una carta molto particolare, perché è una carta che di fatto rappresenta l'abbondanza, rappresenta la ricchezza, rappresenta la possibilità di
migliorare la propria situazione economica, però è anche una carta di lentezza. Quindi qua ti dico, probabilmente forse quello che può essere il periodo da equinozio a equinozio ti servirà per assestarti, per creare la tua situazione, per canonizzare la tua situazione, per migliorarla la tua situazione, per avere un'offerta importante, sicuramente c'è. Però poi quello che è la crescita viene dopo. Da equinozio a equinozio è un po' il momento in cui trovi la tua dimensione. E sicuramente questo non vuol dire che non ti entreranno soldi, perché comunque il sole è una carta di denaro, appunto. Il 9 di denari è una carta di investimento, il re di denari è una carta di saper, la carta di chi sa amministrare le, come si dice, le risorse a livello economico. Il 9 di coppe è una carta di abbondanza, quindi non è che non ti entra denaro, ti entra. Però qui è come se questo fosse un periodo di prova, di test, di quello che è un po' il tuo cammino a livello di realizzazione economica. Ed è secondo me, un momento che, oltre a vedere una figura importante, una sorta di guida, o può essere anche una persona che ti offre lavoro, o un cliente facoltoso, o un'occasione anche di mettere a frutto le tue capacità se lavori da solo, da sola, oppure un contratto importante però destinato a chiudersi nel tempo. Ok, nonostante questo momento di attività anche molto feconda e anche molto redditizia per me, il bello ha da venire, cioè viene dopo l'equinozio. Secondo me da qui all'equinozio è proprio il momento nel quale riesci a trovare la tua dimensione, la tua via, che, torno a dirti, non vuol dire non avere denaro. Poniamo il caso invece che tu attenda risoluzioni legali, contrattuali o prestiti. Anche qua c'è la possibilità che arrivi una figura che comunque per te è una chiave di volta, è risolutiva e ti aiuta a dare una direzione diversa a questo tuo impegno nel richiedere, nel fare le scartoffie, nel fare, ok, che non sembra dare frutto, ti dà una mano, ti porta comunque un sensibile miglioramento. Però anche qui vedi poi, dopo, si va dopo l'equinozio di primavera, di fatto poi il miglioramento c'è, perché c'è un 9 di coppe, però si va dopo l'equinozio di primavera. Anche in questo caso non vuol dire che la tua situazione da qui all'equinozio sia completamente a terra, anzi probabilmente anche qui c'è una crescita lenta e costante, ma c'è. Per quanto riguarda invece se stai cercando di vendere un immobile o fare contratti di locazione o affitto, anche qua potrebbe esserci la presa di contatto con qualcuno o la locazione con qualcuno, però anche qui poi intorno all'equinozio ricambia tutto e ti porta la vera, perché questo è un periodo per te di crescita, ok, ma la crescita vera arriva dopo ed è un qualcosa che comunque ti porta beneficio anche questo periodo, perché vedi, ti aiuta ad armonizzarti, ti aiuta, voglio buttarci una carta in più su questo 9 di coppe per vedere dove ti porta, però vedi è un periodo che comunque ti dice, quasi, lo so che uscire da una lettura, magari una persona ha bisogno di soldi, magari una persona ha bisogno di lavorare, uscire da una lettura e ti dice devi aspettare ancora, ecco mi è caduto mezzo mazzo, devi aspettare ancora l'equinozio di primavera, non è bellissimo, però ti dico da qui all'equinozio la tua situazione effettivamente migliora, ma per arrivare al suo potenziale è dopo la primavera, lì arrivi veramente al tuo potenziale, perché è come se quest'otto di spade mi rappresentasse anche un po' questo cambiamento che tu devi fare a livello mentale, un po' come se qui mi dicesse guarda questo è quello che stai facendo, ma ci sono ancora un po' delle autolimitazioni in te, cerca di lavorare anche su queste, ti porta il cambiamento, la ruota. E la ruota ti ricordo anche che è una carta di accrescimento, quindi tutto quello che c'è ora e che perdurerà fino all'equinozio, aumentando in maniera graduale, perché comunque non sono carte brutte, soprattutto con un 8 di spade se lavori anche tu con discipline esoteriche, cartomanzia eccetera, sicuramente qua c'è un incremento,
però vedi che poi la crescita vera, quella che ti dà in sovrabbondanza, non in abbondanza, in sovrabbondanza, è dopo la primavera. Non è una brutta lettura, forse bisogna lottare un pochino, ma ci arriviamo bene, ci arriviamo grazie anche all'aiuto di un qualcuno che si pone un po' come mentore, come guida o magari come cliente facoltoso che ci commissiona lavoro importante, o come commercialista in grado di crearci le occasioni, insomma qualcuno che, o magari semplicemente anche l'amico o l'amica che ti danno il suggerimento prezioso, ecco, un qualcuno che si interessa di aiutarti, di venirti incontro, ti aiuta in questo periodo, mentre tu intanto ti rafforzi, ti formi, e poi dopo c'è la realizzazione completa. È un po' più ardua della prima variante, però dai, è una bella variante fondamentalmente. Ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo venerdì.